Occhio ad Empoli-Inter allora, perché è una classica partita trappola del turno infrasettimanale, che è sempre un turno molto imprevedibile, molto complesso, soprattutto nelle condizioni in cui ci arriva l'Inter, bisognerebbe dire, perché è un Inter che ha speso tanto nella sfida contro la Juventus domenica scorsa, forse ha avuto anche dei contraccolpi dal punto di vista psicologico, lo chiedo a voi, non so che ne pensate, e si è accesa ancora di più un po' la spia dell'emergenza, perché sono confermate le assenze di Carlos Augusto, ovviamente, ma anche di Acerbi e di Cianoglu. Non sono stati convocati per questa partita. Cianoglu, nell'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha detto che pensa di tornare per domenica nella gara contro il Venezia, quindi diciamo in tempo per poter mettere minuti nelle gambe e poi esserci soprattutto contro l'Arsenal e contro il Napoli, che sono le prossime partite prima della sosta di novembre. Poi, secondo quello che è trapelato, De Vrij e Di Marco sono usciti anche abbastanza affaticati, erano quelli un pochino più stanchi dopo la partita contro la Juventus, quindi alle assenze si aggiungono delle condizioni di giocatori piuttosto stanchi in alcuni ruoli fondamentali che al momento sono scoperti perché mancano anche le alternative. Aggiungiamoci che Aslani sembrava recuperato, ma anche alla vigilia si è allenato con una fasciatura piuttosto importante, quindi è ancora un po' da valutare. Sono tante situazioni quindi da valutare per Simone Inzaghi, che in questa partita potrebbe anche un pochino sorprendere nelle scelte. Ci sono diversi ballottaggi aperti, di cui adesso discutiamo, ma provando a disegnare una probabile formazione, c'è chi ipotizza un debutto di Josep Martinez in questa settimana tra Empoli e Venezia, quindi tra i pali, il possibile avvicendamento con il debutto del portiere preso in estate dal Genoa. Possibile. Per me ad Empoli sinceramente gioca Sommer, quindi io al momento nel disegnare la mia formazione metto Sommer tra i pali. In difesa Pavard dovrebbe andare in panchina, quindi Bissek, De Vrij, Bastoni, al momento sembra essere questo lo schieramento titolare, visto però che appunto De Vrij era uscito un pochino stanco dalla partita contro la Juventus, c'è una possibile soluzione d'emergenza con Pavard che andrebbe titolare a destra, Bastoni potrebbe essere schierato centrale e Bissek quindi andrebbe nel caso a sinistra a completare il terzetto di difesa. Al momento però ecco rimane un'ipotesi alternativa in questo momento rispetto alla ipotesi titolare che è Bissek, De Vrij e Bastoni. Darmian a destra al posto di Dumfries, tra poco il tema Darmian e Bissek lo trattiamo anche dal punto di vista tattico. Di Marco torna a sinistra, scelta quasi obbligata lì come titolare vista anche l'assenza di Carlos Augusto. In mezzo Barella, Zielinski e Mkhitaryan. Purtroppo, come detto, Aslani non sembra ancora al meglio, quindi è un peccato, però è un'altra opportunità anche per testare Zielinski lì in mezzo in una partita che sarà nettamente diversa da quella che abbiamo affrontato contro la Juventus, e quindi per continuare a vedere se Zielinski può diventare utile anche in quel ruolo lì, pur avendo detto di preferire giocare un po' più avanti. In attacco poi attenzione, perché si è parlato di una possibile titolarità di Taremi, però forse questa volta Inzaghi andrà su Thuram e Lautaro all'inizio per provare ad indirizzare subito la partita e poi gestirla con i cambi, e questa è una cosa che tanti di voi hanno detto più volte, cioè proviamo subito coi titolari, proviamo a sbloccarla subito, a indirizzare la gara e poi dopo proviamo a gestire le rotazioni e a gestire la partita così. Dall'altra parte l'Empoli ha tanti giocatori interessanti, secondo me, non me lo aspettavo sinceramente, pensavo che fosse meno qualitativa questa squadra all'inizio della stagione, dovrebbe giocare con un 3-5-1-1 a trazione molto posteriore, molto difensivista comunque. Vasquez in porta è una delle rivelazioni di questo campionato, e qua vedremo se si parlerà di beffa Milan che lo ha perso per 2 spicci. Goglicizze con Ismaili che sta facendo molto bene al centro della difesa, potrebbe giocare De Sciglio forse nei 3 dietro. Ghiasi a destra e Pezzella sulle fasce, da tenere d'occhio perché Pezzella ha un buon passo, una buona personalità, e Ghiasi sta facendo molto bene a chiudere sul secondo palo, quindi grande attenzione, mi raccomando, ai nostri difensori, perché anche loro giocano spesso da quinto a quinto e Ghiasi con i suoi inserimenti sta dando fastidio. Henderson, Malé e Anjorin in mezzo, dovrebbe essere questa la mediana. Occhio anche ad Anjorin. Anjorin è il giocatore che mi ha colpito forse di più di quest'Empoli. L'ho visto 2 o 3 partite fa, la prima partita che ha giocato con l'Empoli mi ha colpito davvero molto, giocatore scuola Chelsea, classe 2001, molto tosto fisicamente, ha una bella gamba, cambio passo
e vi invito a tenerlo d'occhio perché mi sembra un profilo di spessore di un giocatore che può andare più su di livello rispetto all'Empoli. Poi c'è Fazzini sulla tre quarti, probabilmente è il giocatore di maggior talento dell'Empoli alle spalle di Colombo, che farà la prima punta, un bel cavallo, diciamo così, lì davanti, molto mobile, lotta, fa sportellate, cattivo il giusto, ha anche un buon tiro con delle doti anche balistiche da lontano. Mancherà il nostro Sebastiano Esposito, che sta facendo benissimo in questo avvio di stagione, si sta ritagliando un posto molto importante nell'Empoli, giocatore di grande qualità, di personalità, ma già dopo Bari, Samp si vedeva, si sta confermando da Serie A in questo momento. 3 gol e 2 assist, numeri comunque significativi in una squadra come l'Empoli che in questo avvio di campionato, ragazzi, ha segnato 7 gol e ne ha subiti 6. Ha subito meno della metà dei gol dell'Inter. Questo dovrebbe fare abbastanza discutere e riflettere. Cioè l'Empoli ha subito meno della metà dei gol dell'Inter. 13 l'Inter, 6 l'Empoli, fin qua. Però sappiamo che l'Inter quest'anno dal punto di vista difensivo va un po' così. Empoli che è a metà classifica, parte prima di questa giornata al 10° posto con 11 punti in 10 giornate. Era partito molto forte, ha battuto la Roma, ha fermato la Juve, ha eliminato il Torino in Coppa Italia. Poi nelle ultime 3 partite ha fatto soltanto un punto, sostanzialmente, un pareggio e 2 sconfitte. Sono arrivati 2 punti nelle ultime 4, col pareggio anche con la Fiorentina, oltre a quello contro il Parma. È una squadra fastidiosa, che però, come dicono i numeri, ecco, non produce un gioco spettacolare. No, Sebastiano Esposito non c'è, rispondo a chi dice nei commenti Sebastiano Esposito non c'è, è un problema muscolare che lo ha fermato e non è a disposizione. L'Empoli, quindi, produce un gioco un po' così, non molto spettacolare, e secondo me, come fa spesso D'Aversa, fa una partenza molto forte, puntando subito su una buona condizione fisica e poi bisogna vederli sul lungo. Solo il Monza tira meno dell'Empoli in Serie A verso la porta avversaria, è l'ultima squadra questo Empoli per possesso palla, quindi aspettiamoci una squadra che lascerà sempre a noi il controllo del pallone e proveranno a riconquistare e ripartire in contropiede, perché concedono veramente tanto, anche se spesso costringono, ecco, gli avversari a calciare da fuori area, quindi fanno una grandissima densità, per cui tanti tiri subiti, ma molto spesso da lontano, e con un basso indice di pericolosità. Comunque è la quarta squadra per tiri concessi agli avversari, c'è un Inter che sta tirando sempre un po' di più e quindi vediamo un po' se riusciamo a sfruttarlo un po' meglio. È la squadra che in questo momento sta commettendo il maggior numero di falli a partita, quindi è la squadra più fallosa in Serie A, c'è una certa aggressività quindi nel loro tentativo di recuperare palloni e ripartire, e in una partita di questo tipo, dove mi aspetto quindi un assedio da parte dell'Inter, citavamo prima il discorso Bissek-Darmian, per me la scelta di mettere Bissek con Darmian a destra è molto sensata, perché Darmian mi va a dare quell'equilibrio importante che permette poi a Bissek di inserirsi da dietro con dei movimenti che non sono facili da leggere, e allo stesso tempo Bissek può essere anche un'arma sui calci piazzati che deve essere assolutamente sfruttata. Poi in chat leggo 667 dice come gioca Bissek, allora mi sa che è vera la storia che Pavard se ne vuole andare. Sono curioso di sapere chi ha lanciato questa cosa, francamente me la son persa. Se mi dici la fonte, sono curioso. Non mi risulta, sinceramente non mi sembra molto credibile come cosa. Però, quindi Bissek è una scelta per me interessante, basta anche sfruttare però, cioè i calci piazzati si dice un'opportunità se vengono sfruttati bene, perché contro la Juve abbiamo battuto e buttato via, anzi, una quantità di calci piazzati abbastanza imbarazzante. Di Marco, come Zielinski, è un altro ex. Speriamo che stia bene Di Marco e che possa tornare a costruire meglio, visto che nella gara con la Juventus non mi è piaciuto molto e la nostra fascia sinistra, come vi ho fatto vedere nei numeri, è rimasta molto bloccata. Abbiamo bisogno di imprevedibilità, abbiamo bisogno anche di costruzione a sinistra. L'anno scorso ad Empoli era un Empoli diverso, è stata un'altra partita però tostissima, decisa proprio da Di Marco, c'era stato l'infortunio di Arnautovic piuttosto grave, se vi ricordate. Sarà una partita di battaglia in cui però, ecco, l'Inter
dovrà schiacciare l'avversario e dobbiamo avere coraggio di portare 5 uomini in area di rigore, perché loro difenderanno a 5 più un mediano che si abbassa a protezione per schermare, ma anche loro sui cambi campo e soprattutto sugli inserimenti della mezzala o del terzo da dietro hanno delle difficoltà. Quindi attenzione a questo, dobbiamo assolutamente sfruttarlo. Questo è un po' quello che ci aspettiamo da Empoli-Inter. Voglio chiedere a voi cosa ne pensate di questa formazione. È la scelta giusta. Mi avete chiesto di Beerenbroek. Beerenbroek è ancora una volta convocato per questa partita, ma non credo che avrà spazio, a meno che a gara in corso, se saremo in grande vantaggio, magari lo sfrutteremo, non lo so. Comunque, diciamo che io confido molto anche nella voglia di rivalsa, di rivincita da parte dell'Inter, nella voglia di riscattarsi dopo la sfida contro la Juventus, nella cattiveria agonistica soprattutto dei nostri. Spero in una reazione soprattutto di testa, che sarà fondamentale, altrimenti i valori sul campo chiaramente sono molto differenti a favore dell'Inter. Sui tiri da fuori c'è anche l'Arma Zielinski che partendo da regista avrà forse qualche difficoltà in più ad arrivare al tiro. C'è da dire che però nelle ultime partite anche Çalhanoğlu, pur partendo da dietro, stava arrivando molto al tiro. Quindi occhio a Zielinski se comincia ad entrare in quel ruolo lì contro questo avversario, può avere le opportunità per andare a calciare e Zielinski ha sicuramente un buon tiro. La partita sarà alle 18:30, la seguiremo insieme su Passione Inter, quindi ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale e di non perdervi la nostra live reaction, come sempre, la più seguita quando gioca l'Inter.